Ma i nostri amici all'estero che cosa dicono? Saremo io e te per sempre. Benvenuti e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast Il negozio dei dischi. Ciao, io sono Goz e anche oggi parleremo di musica. Nello specifico cercheremo di capire come Sal Da Vinci si sta dirigendo verso Eurovision 2026, cercando di analizzare poi anche quella che è la visione che ci arriva dall'estero. Il negozio dei dischi. Ho la sensazione che in Italia ci sia una vera e propria spaccatura nei confronti di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Infatti c'è una parte di pubblico che dice che bella canzone, fantastica, ma in realtà poi c'è un'altra parte di pubblico che ha un parere estremamente all'opposto. Reputa Sal Da Vinci una canzone che non avrebbe dovuto mai vincere. Io invece a giudizio personale mi colloco esattamente a metà tra questi due opposti, cioè è una canzone che secondo me ha delle caratteristiche interessanti perché è vero che richiama lo stile del neomelodico, quello è innegabile, ma poi lo traduce con un linguaggio moderno e non è una canzone che dico non mi piace, ammazza che schifo. Sicuramente in gara, quest'anno a Sanremo 26, avrei preferito altre canzoni, seppur, ragionamento che poi abbiamo già fatto anche in altre situazioni, la qualità media delle canzoni di quest'anno di Sanremo 26 non era così alta. Se devo fare un ragionamento più ampio, dico anche che, a mio modesto parere, c'erano alcune canzoni come Dito nella piaga e Saif che forse per un contest come quello di Eurovision sarebbero state più adatte come canzoni a partecipare. Detto questo, in realtà il pacchetto preconfezionato spesso smentisce, perché basti ricordare l'anno scorso con Lucio Corsi, che sicuramente non aveva una canzone adatta a quei tipi di canoni da Eurovision, quindi discoteca ed elettronica, nonostante tutto è arrivato quinta posizione. Secondo me Sal Da Vinci potrebbe essere una sorpresa, anche perché, come dicevo, è vero che in Italia c'è questa spaccatura estremamente forte, ma i nostri amici all'estero che cosa dicono? Perché in effetti c'è stata un vero e proprio boom, una quasi mania per Sal Da Vinci, soprattutto in alcuni paesi orientali, coreani, che vanno a commentare Sal Da Vinci, tantissime cover che sono state fatte. Saremo io e te per sempre. La cosa che veramente mi ha fatto scoppiare è stata bellissima. In Giappone hanno creato un manga dove hanno riprodotto Sal Da Vinci e Saif in una sorta di scontro finale alla Dragon Ball, dove si sfidano e Sal Da Vinci vince. Ma la cosa straordinaria è che questo video è accompagnata dalla canzone sì di Sal Da Vinci, ma cantata in versione giapponese. Grande cassa di risonanza data anche da Tommy Cash, che ha utilizzato la canzone di Sal Da Vinci per alcuni suoi video pubblicati su Instagram. Poi ecco, vedi Bucarest, come viene utilizzata la canzone di Sal Da Vinci per vari remix all'interno di discoteche. Quindi io vi dico, attenzione, all'estero questa canzone sta piacendo molto e quindi lasciamoci la libertà di sorprenderci. C'è anche un aspetto legato alle classifiche. Come abbiamo fatto l'anno scorso, andiamo a vedere da un punto di vista delle canzoni che vanno a partecipare a Eurovision 2026 quali canzoni hanno più streaming sulle varie piattaforme. Alla posizione numero 3 troviamo i nostri amici della Finlandia, che mi scuseranno per la pronuncia del titolo della canzone, gli Ekinane, con 7,6 milioni di streaming. Seconda posizione per Svezia con My System, che raggiunge 12 milioni di ascolti su Spotify. Ma attenzione, perché proprio alla prima posizione c'è Sal Da Vinci con 15 milioni di ascolti. Facciamo dei ragionamenti più profondi e non rimaniamo in superficie. È chiaro che di questi ascolti non per forza tutti quanti sono ascolti da riferire all'estero.
ovviamente. In più, storicamente non per forza chi ha più ascolti va poi a vincere Eurovision. Punto ultimo, chiaramente Sal da Vinci è appena uscito dalla bolla di Sanremo e Sanremo all'estero e ovviamente a livello nazionale ha veramente un appeal gigantesco. Quindi consideriamo questi numeri sicuramente, ma con tutti i se del caso. Altro punto da non sottovalutare sono i precedenti dell'Italia, perché negli ultimi 10 anni abbiamo sempre fatto ottime figure. Basti pensare che solitamente a Eurovision partecipano all'incirca, anno più, anno meno, eccetera, una media di 37 canzoni, 37 artisti in gara. E la peggiore posizione dell'Italia negli ultimi 10 anni è proprio del 2016 con Francesca Michelin, 16ª è arrivata. Che comunque, ma a parte il risultato del 2016, l'Italia, il peggior risultato che ha ottenuto negli ultimi 10 anni, è il 7° posto. Quindi vuol dire che comunque da un punto di vista della qualità musicale e dell'affetto che l'estero mostra nei confronti dell'Italia c'è sicuramente un fattore estremamente importante da tenere in considerazione. Quindi la provocazione di questa settimana è: cari amici che ci state seguendo, che ci state ascoltando, secondo voi Sal da Vinci potrebbe vincere Eurovision 2026? Fatemelo sapere come al solito qui sotto nei commenti. Sono molto curioso di sentire la vostra impressione e poi Forza Italia, chiaramente speriamo, facciamo il tifo per il cantante campano e speriamo di portare a casa l'ennesima soddisfazione da Eurovision. Io vi ricordo anche che se non vi siete ancora iscritti al canale di YouTube, se ci state seguendo da questa piattaforma, è giunta l'occasione giusta per iniziare a farlo. Alla fine non vi costa niente ed è un buon modo per supportarci. E se ci state ascoltando invece diversamente da Spotify o tutte le altre piattaforme digitali grandi, continuate a farlo. Lì, cari amici, so che ci sono le stelline, mettetene non meno di 5. Grandi! Voglio concludere la puntata in una maniera un po' diversa rispetto al solito perché, notizia degli ultimi giorni, purtroppo è venuto a mancare Gino Paoli, uno dei pionieri del cantautorato italiano. Ci lascia veramente una figura della musica italiana gigantesca che ha firmato veramente dei successi straordinari, immortali, che ancora oggi ascoltiamo e ci emozionano. E cara amica o amico che ci stai vedendo, il fatto di aver scelto di mettere un vinile proprio di Gino Paoli qui dietro di me non è casuale. Chiuderemo la puntata con un piccolo estratto da Senza Fine, invece della nostra sigla classica. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Senza fine.